testo umano o artificiale? In questo video la mia amica Lennon ci aiuterà a scoprire come capire se un testo è stato prodotto da un essere umano oppure dall'intelligenza artificiale, senza utilizzare alcun tool. Infatti, tutti quegli strumenti che in teoria dovrebbero aiutarci a capire se un testo è stato generato dall'IA non sono affidabili al 100%. Tuttavia, possiamo vedere quali sono i pattern linguistici che tendono a ripetersi più volte all'interno di un testo. E la nostra amica Lennon ci aiuterà a capire sia in inglese che in italiano quello che accade quando viene prodotto un testo con l'IA. Quindi lascio la parola alla mia amica Lennon. Se avete delle domande le potete fare nei commenti e io vi invito poi a vedere un attimino questo video con spirito critico, soprattutto cercando di scovare quelli che sono gli elementi che vi possono far capire che il testo contenuto in questo video e anche le immagini sono state create con l'IA generativa. Infatti, per la parte delle slide, per la parte grafica, ho utilizzato Notebook LM, mentre per la parte video e dell'avatar, diciamo, ho utilizzato Google Vids. Ciao e vi lascio al video. L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui creiamo e consumiamo i contenuti. Riconoscere la sua impronta digitale è essenziale per preservare la nostra autentica voce umana. Questo video fornisce gli strumenti diagnostici per identificare i segnali invisibili nei testi generati dall'IA, aiutandoti a riconquistare il potere della tua narrazione originale. Gli algoritmi non creano, calcolano probabilità. Mentre la mente umana crea significato attraverso la pianificazione cognitiva, un'IA agisce come un predittore statistico, calcolando la parola successiva più probabile. Questo processo lascia impronte algoritmiche matematiche e strutturali sia in inglese sia in italiano. L'IA mostra spesso un'ossessione per parole stilistiche specifiche per simulare una ricercatezza accademica. Guidati dal feedback umano durante l'addestramento, i modelli preferiscono risposte verbose e cortesi. Uno studio su 14 milioni di abstract di PubMed mostra un'impennata anomala di buzzword inglesi come delve e groundbreaking a partire dal rilascio di ChatGPT. La scrittura umana è caratterizzata da un'elevata burstiness, un ritmo dinamico di frasi lunghe e complesse che si alternano a frasi brevi e incisive. Al contrario, la scrittura dell'IA soffre di un battito cardiaco piatto. Utilizza lunghezze delle frasi costantemente uniformi, creando una prosa monotona che può portare all'affaticamento del lettore. Siamo nell'era della nominalizzazione, in cui i verbi attivi vengono sostituiti da sostantivi astratti. Gli esseri umani usano naturalmente verbi attivi come decidere o raccogliere, ma l'IA tende a trasformarli in sostantivi burocratici come decisione o raccolta. Questo nasconde il soggetto e rende quasi impossibile una scrittura intima e colloquiale. L'IA crea un'illusione di ricchezza lessicale. Utilizza infiniti sinonimi per evitare ripetizioni, il che appare sofisticato, ma è puramente un calcolo statistico. Mentre gli esseri umani riutilizzano le parole chiave per creare familiarità e coesione, l'IA ruota meccanicamente le parole per mantenere un'elevata varianza statistica, lasciando identici i blocchi sintattici sottostanti. Benvenuto nel mondo dell'A italiano e del freddo stil novo. L'algoritmo ha ormai padroneggiato una grammatica impeccabile, ma ha dato vita a una nuova varietà linguistica artificiale. Produce uno stile standard, formalmente perfetto eppure emotivamente piatto, che appiattisce l'espressione personale. L'IA ricorre spesso a una struttura a sandwich, utilizzando la formula non solo, ma anche, come scorciatoia stilistica. Inoltre, mostra un'eccessiva dipendenza da connettivi stereotipati come tuttavia, inoltre e in conclusione, posizionati sistematicamente all'inizio delle frasi per incollare i paragrafi tra loro. L'effetto lingua pivot si verifica perché la maggior parte dei grandi modelli linguistici è addestrata in stragrande maggioranza su testi in inglese. L'IA non genera naturalmente in italiano, elabora i concetti in inglese ed effettua una traduzione neurale istantanea, imponendo spesso la sintassi e le semplificazioni inglesi alla struttura italiana. Spie ortografiche invisibili rivelano l'influenza dell'inglese. Ad esempio, l'uso della maiuscola per i mesi, standard in inglese ma scorretto in italiano, è un errore comune. Inoltre, l'uso della Oxford Comma negli elenchi, per quanto utile in inglese, interrompe la naturale prosodia della lingua italiana. L'IA cade spesso nella trappola delle traduzioni letterali, creando dei falsi amici. Per esempio, potrebbe tradurre il termine tecnico regurgitation come rigurgito,
che in italiano ha un significato molto diverso, spesso strettamente fisiologico. È preferibile utilizzare una terminologia che rifletta accuratamente il significato inteso. L'IA impone all'italiano, per sua natura più flessibile, un rigido ordine soggetto-verbo-oggetto, tipico dell'inglese. Dimostra inoltre un'ossessione per i pronomi, ripetendo frequentemente i pronomi personali laddove un essere umano userebbe naturalmente un soggetto sottinteso, dando vita a uno stile che suona inconfondibilmente come inglese tradotto. Usa questa matrice diagnostica come una radiografia per identificare l'autore di un testo. Confrontando dimensioni come il ritmo, l'uso dei verbi, la sintassi, la struttura retorica e la punteggiatura, potrai distinguere tra la scrittura umana naturale e gli schemi prevedibili del A italiano sintetico. Il tuo modo unico di usare la lingua è la tua migliore difesa. Riconoscere questi schemi non significa demonizzare l'uso dell'IA, ma sviluppare una consapevolezza linguistica. L'obiettivo è usare queste macchine senza sacrificare la ricchezza, l'imperfezione e l'anima della tua voce naturale.